Ben ritrovati a tutti, oggi prepariamo il whisky proprio dall'inizio alla fine. In questo video chi vuole capire come gestire questa produzione troverà veramente tante informazioni, chi invece vuole semplificarsi la vita seguirà questo video alla lettera. Il whisky è un distillato che si ricava a partire dal malto. Il malto viene immerso in acqua calda per estrarre lo zucchero, al composto filtrato viene aggiunto del lievito, viene fatto fermentare e il prodotto così ottenuto viene distillato. Adesso vediamo questo procedimento, ci sono diversi metodi di produzione del whisky, noi vedremo il procedimento generale e poi lo faremo praticamente. Allora, il malto macinato viene immerso nell'acqua molto calda. Io tengo la temperatura di 90 gradi e teniamo questa temperatura per circa un paio d'ore. Se non aggiungiamo niente, si può anche tenere una temperatura più bassa, sui 70-75 gradi. Ci sono, ripeto, diversi metodi. Se aggiungiamo l'enzima alfa-amilasi, io lo farò, come dice sulla confezione, io terrò la temperatura di 90 gradi per un'oretta. A questo punto facciamo scendere la temperatura sui 60-65 gradi e la teniamo per un paio d'ore se non aggiungiamo niente. Se aggiungiamo l'enzima beta-amilasi, glucoamilasi, lì diciamo due nomi, la temperatura la teniamo un'oretta soltanto. Io non uso l'enzima beta-amilasi perché ho un lievito con beta-amilasi dentro, quindi passo direttamente al far raffreddare il composto alla temperatura alla quale verrà aggiunto il lievito, che è più o meno sui 30 gradi. A cosa servono questi due enzimi? Servono per una miglior estrazione dello zucchero e per renderlo meglio fermentabile. In ogni caso, quando abbiamo terminato quella 1-2 ore a 60-65 gradi, si fa la prova dello iodio per vedere se gli zuccheri sono stati ben estratti, vedremo anche quello, e altrimenti si mantiene la temperatura di 60-65 gradi ancora, non so, una mezz'oretta, poi si ripete la prova dello iodio finché non risulta negativa e si passa avanti. A questo punto facciamo quindi raffreddare alla temperatura di aggiunta del lievito. Possiamo, se vogliamo, aumentare la quantità di liquore, di whisky, perché a casa è difficile lavorare con tante quantità di malto, aggiungere acqua e zucchero. Aggiungendo acqua otteniamo più prodotto, aggiungendo lo zucchero alziamo la gradazione alcolica che è stata abbassata per il fatto che è stata aggiunta l'acqua. Chiaramente tutto rispettando il lievito, quanto zucchero può sopportare. L'acqua potete anche aggiungerla prima calda per lavare diciamo le trebbie. Sono tutte scelte. Una volta arrivati alla temperatura di 30 gradi aggiungiamo il lievito nel fermentatore, mettiamo il tubo gorgogliatore e facciamo fermentare. Dopo qualche giorno otterremo un prodotto che ha una gradazione alcolica più o meno simile di quella di un vino. Chiaramente il prodotto è stato precedentemente filtrato. Passeremo quindi alla distillazione, 2 distillazioni, una prima distillazione più grossolana per rendere il prodotto più puro, e poi una più accurata in cui elimineremo il metanolo, vedremo tutto, non vi preoccupate, lo ripeto sempre. Una volta ottenuto il prodotto distillato, misureremo la gradazione alcolica, aggiungeremo acqua distillata, io uso quella comunque demineralizzata o di sorgente, quello che volete, per arrivare alla gradazione alcolica desiderata, in genere 40%. A quel punto il whisky, che è anche stato depurato con del carbone attivo, andrà nella botte a invecchiare. Periodo di invecchiamento per quantità diciamo piccole, un paio d'anni se resistete. Bene, adesso incominciamo. Vediamo gli ingredienti. Io ho una pentola da 10 litri. Allora userò del malto d'orzo, quello più classico d'orzo, Pilsner, macinato 2 kg, mi raccomando macinato. Meglio comprarlo macinato perché sanno come macinarlo, deve essere macinato nel modo giusto. Poi acqua, uso acqua di sorgente, 7 litri. Le proporzioni sono per 1 chilo di malto dai 3 ai 4 litri di acqua. Poi abbiamo gli enzimi,
alfa-amilasi, dose sulla confezione, io lo userò. Poi c'è l'enzima glucoamilasi, detto anche beta-amilasi, io non lo userò perché, come ho detto, userò un lievito con la glucoamilasi dentro, quindi una miscela. Rispettate la dose sulla confezione, vi consiglio di comprare un buon lievito, io ho proprio veramente un buon lievito. Poi acqua e zucchero. Se volete aumentare la quantità di liquore e la gradazione alcolica, perché in casa non è facile lavorare con tanto malto, io userò 4 litri di acqua e zucchero 1750 grammi in 2 step. Questo è importante perché il lievito non riesce a trasformare in una botta sola tutto lo zucchero, e comunque sempre rispettando quanto zucchero può sopportare il lievito in totale, e poi acqua distillata quanto basta per raggiungere la gradazione alcolica desiderata dopo la distillazione, in genere 40%. Serviranno anche della tintura di iodio per controllare la corretta estrazione dello zucchero, un antischiuma perché il lievito è molto potente, un chiarificante prima della distillazione. Io non lo userò perché non l'ho, diciamo che il mio mosto era abbastanza chiaro, però se lo avete usatelo. Un misuratore di zucchero, questo è importantissimo nelle prime fasi. Io uso il saccarometro Balling, che secondo me è il migliore, ma potete anche usare il densimetro. Io per esempio ho un densimetro, saccarometro, non so neanche come chiamarlo, in scala Oshly, quindi faccio la doppia verifica, e poi un alcolometro per misurare la gradazione alcolica durante la distillazione. Questo è il malto macinato, vedete? Abbiamo l'acqua scaldata a 90 gradi, aggiungiamo il malto, mescoliamo bene. Adesso dobbiamo mantenere la temperatura per un'oretta soltanto se aggiungiamo l'enzima alfa-amilasi. L'enzima lo diluiamo in pochissima acqua, proprio 20 ml, e lo aggiungiamo subito. Dopodiché, mescolando, non dico continuamente, ma quasi, teniamo questa temperatura per un'oretta. Potete anche, se serve, rabboccare un po' l'acqua. Se invece non usate l'enzima, ma ve lo sconsiglio, dovete tenere la temperatura più a lungo. Trascorsa quest'oretta, lo facciamo raffreddare fino a 65 gradi, 60-65, e poi manteniamo questa temperatura per un'ora se aggiungiamo l'enzima glucoamilasi, per 2 ore se non lo aggiungiamo. Sui 65 gradi effettuiamo il test dello iodio. Io comunque non aspetterò né 1 né 2 ore perché ho già estratto lo zucchero con l'alfa-amilasi e poi l'enzima beta-amilasi l'ho nel lievito, quindi agirà in quel momento là. La prova dello iodio va fatta su un campione, non è importante che sia filtrato. Io lo filtro perché voglio misurare la quantità di zucchero che è stata estratta. Mi raccomando, usate un piattino bianco, così vedete bene, e mettiamo qualche goccia di iodio. Questa qua è una tintura chiara, ma c'è anche quella marrone, ma non cambia niente. L'importante è che non cambi colore. E infatti non cambia colore, vuol dire che possiamo andare avanti. Se cambia colore, tende in genere al violaceo, dobbiamo mantenere la temperatura di 60-65 gradi ancora 20 minuti, mezz'ora, e ripetere la prova. Mi raccomando, buttate questo campione perché lo iodio è tossico. Passiamo adesso a vedere quanto zucchero c'è nel nostro composto. Allora, adesso dipende un po' dallo strumento che avete. Io vi faccio 3 esempi, poi c'è un video a parte in cui spiego tutte le conversioni. Gli Oshly sono la densità, quindi quei 1040, 1050 meno 1000, mentre i Balling sono gli Oshly diviso 4. Sempre meglio lavorare in Balling, quindi ricavatevi i Balling. La gradazione alcolica dopo la fermentazione, adesso non aggiungiamo acqua e zucchero, sono i Balling iniziali meno quelli finali a fine fermentazione per 0,6. Quali sono i valori finali? Li possiamo solo ipotizzare.
2-4 balling. In genere io uso 2 balling se ho solo malto, 4 balling se ho dello zucchero. Questi valori finali sono gli zuccheri residui, quelli che non fermentano. Vi ricordo che il campione deve essere ben filtrato alla temperatura di 20 gradi. Il saccarometro Balling misura 19 Balling, quindi se avete quello nostro vi misurerà 19x4 e se avete il densimetro misurerà 19x4 più 1000. Comunque è sempre meglio lavorare in Balling, lo ripeto sempre, è più intuitivo. Calcoliamo ora l'ipotetica gradazione alcolica a fine fermentazione, balling iniziali 19, meno 4, ho scelto 4 perché so già che aggiungerò comunque dello zucchero, per 0,6. Otterrò un prodotto che avrà gradazione alcolica 9%. Questo se non aggiungo né acqua né zucchero. La misurazione si fa in questo modo qua, si vede la linea di galleggiamento. Adesso con un po' di pazienza filtriamo il nostro composto. La misurazione l'avrei potuta fare dopo averlo filtrato. Ho ottenuto 4 litri di mosto che si sta raffreddando, non deve scendere sotto i 30 gradi perché è la temperatura di aggiunta del lievito. Ai 4 litri aggiungerò 4 litri di acqua scaldata a 35 gradi. Mi raccomando le temperature. Chiaramente il livello di zucchero che misurerò, non si vedrà ma lo misurerò, sarà sceso. Misurerò adesso 10 balling. Con lo stesso criterio abbiamo 8 litri di composto con livello di zucchero 10 balling. Se non facciamo niente, non aggiungiamo niente, la gradazione alcolica sarà 10 meno 4 ipotizzati alla fine per 0,6, 3,6%. È chiaramente poco, però in casa lavoriamo con piccole quantità di malto. Siccome se non facciamo niente estrarremo poco distillato, decido di aggiungere zucchero, si può aggiungere anche acqua e zucchero. A questo punto interviene l'applicazione che sto facendo, oppure io lo faccio con i fogli in Excel. Vi lascio il link dell'applicazione. O inserite la quantità di zucchero 1750 grammi e l'applicazione vi dirà che gradazione alcolica potenziale raggiungerete a fine fermentazione, quindi 13%, potenziale perché non sappiamo esattamente gli zuccheri residui finali, ma li misureremo e correggeremo la formula. Oppure inserite la gradazione alcolica che volete ottenere, esempio 13% o un'altra, e lei vi dirà quanti grammi di zucchero aggiungere. Avete due opzioni. Se scrivete 13, l'applicazione 13%, l'applicazione vi dirà proprio di aggiungere 1750 grammi di zucchero. Quindi aggiungeremo adesso questo zucchero. Dobbiamo ricorrere all'applicazione o a dei calcoli per misurare il livello di zucchero, perché non lo possiamo fare direttamente con lo strumentino per il fatto che aggiungeremo lo zucchero piano piano. Passiamo adesso all'aggiunta del lievito e della prima porzione di zucchero. Come c'è scritto sulle istruzioni del lievito, lo versiamo così in superficie, non mescoliamo e aspettiamo 15 minuti. Dopo 15 minuti mescoliamo bene. Aggiungiamo la prima porzione di zucchero, cioè 1 chilo, e mescoliamo bene. Aggiungiamo l'antischiuma perché è un lievito molto forte, sciolto in poca acqua, e mescoliamo bene. Le dosi sono sulla confezione. Chiudiamo ermeticamente col coperchio dove è montato il tubo gorgogliatore. Mettiamo un
po' di acqua o meglio ancora alcol nel tubo gorgogliatore e lasciamo fermentare alla temperatura fra i 20 e i 30 gradi. Fermenterà circa 9 giorni. La fermentazione inizierà indicativamente, nel mio caso, dopo 4 ore. Eccolo qua dopo sole 4 ore che già gorgoglia. Dopo 4 giorni aggiungiamo la seconda dose di zucchero, cioè 750 grammi, poi richiudiamo e aspettiamo più o meno altri 5 giorni, in totale 9 giorni. Vedrete che ricomincerà a fermentare quasi subito. Dopo 9 giorni in totale ha finito di fermentare. Ora io misuro la quantità di zucchero, quella finale, in modo da poter correggere la formula precedente, perché adesso conoscerò gli zuccheri residui effettivi. Vi ricordo che il campione deve essere ben filtrato e alla temperatura a cui è tarato lo strumento, in genere 20 gradi. La lettura reale finale dello zucchero residuo non fermentato è di 5 Balling. Se avete Oshly saranno 20 Oshly o densità 1020. 5 Balling, non più i 4 ipotizzati. Quindi la gradazione alcolica, poiché è rimasto un po' più di zucchero, sarà inferiore, non sarà 13, sarà 12,4%. Come ho fatto a calcolarla? Io uso dei fogli Excel, ma sto preparando l'applicazione, appena sarà pronta la troverete in descrizione sotto al video. In pratica voi inserite la quantità di zucchero che avete aggiunto, lei vi dirà la gradazione alcolica finale potenziale, in questo caso col 13%, poi l'applicazione vi chiederà di inserire la quantità di zucchero reale finale a seconda dello strumento che avete e l'applicazione vi dirà la reale gradazione alcolica a fine fermentazione, in questo caso 12,4%. Facciamo un travaso adesso, così eliminiamo il fondo. In totale comunque rimarranno, poi ho misurato bene, circa 8 litri di composto. Vi faccio anche vedere i lieviti che sono rimasti sul fondo. Inseriamo ora, versiamo nel distillatore e passiamo alla prima distillazione. Eccolo qua, la pentola a pressione con il chiarificatore e la colonnina di raffreddamento con l'acqua che entra da sotto, da un rubinetto e poi esce da sopra. Chiudiamo ermeticamente, cominciamo a scaldare piano piano, portiamo la temperatura fino a 95 gradi e raccogliamo il liquido che esce. Ci vorranno circa 4-5 ore. Dopo circa 4 ore ho ottenuto 2 litri e mezzo di alcol distillato, a partire da 8 litri, io l'ho fatto in 2 riprese, comunque questo è il totale. La sua gradazione alcolica misurata con un alcolometro è del 40%. Questo è quello che resta, che buttiamo. Eliminiamo anche le sostanze di scarto che si sono depositate nel chiarificatore. Ecco la gradazione alcolica del nostro distillato, come vi ho detto, 40%. E questo è il distillato, come vedete è già bello limpido. Passiamo adesso alla seconda distillazione, che è un pochino più complessa. Niente di preoccupante, spieghiamo tutto passo passo, cominciamo a scaldare piano piano, mantenendo la temperatura sotto i 78,4 gradi, perché poi a quella temperatura evapora l'etanolo, quello buono. Cercate di essere insomma il più precisi possibile. Il metanolo, quello dannoso, evapora a temperature più basse, quindi lui sui 65 gradi più o meno comincerà a gocciolare. Quello che gocciola, a me sono gocciolati 50 ml, è la testa, va buttata. Quando gocciola
pochissimo o niente, possiamo alzare la temperatura sotto i 78,4 gradi, sopra i 78,4 gradi, e cominciare a raccogliere l'etanolo, il cuore, la parte diciamo buona del nostro distillato. Alzate la temperatura piano piano. Ricordatevi che più alzate la temperatura, più vi portate dietro acqua, diciamo. Controllate di tanto in tanto con un alcolometro la gradazione alcolica del vostro distillato e decidete voi quando fermarvi. Io mi sono fermato quando la gradazione alcolica era del 60%. Quello che esce dopo è la cosiddetta coda, non va buttata, semplicemente la potete tenere e riutilizzare un'altra volta per estrarre ancora un po' di alcol. In circa 4 ore ho raccolto 1250 ml di distillato con gradazione alcolica 60%. Passiamo a diluire. Io uso acqua distillata perché vogliamo portare la gradazione alcolica a quella classica del whisky, 40%. La formula della quantità di acqua da aggiungere è data dalla gradazione alcolica iniziale che leggete con l'alcolometro, meno quella finale che volete ottenere, moltiplicato per il volume che avete, diviso la gradazione alcolica che volete ottenere. Serviranno 625 ml di acqua. In totale avremo 1875 ml di distillato con gradazione alcolica 40%. Nell'applicazione che ho preparato sarà tutto in automatico. Voi inserite quanto distillato avete e la sua gradazione alcolica che leggete, inserite la gradazione alcolica che volete ottenere e l'applicazione vi dirà quanta acqua aggiungere. Vi ricordo anche che questo passaggio andrebbe fatto dopo che il whisky è stato in botte, perché in botte perderà anche altri gradi alcolici, però io per scelta lo faccio adesso. Mettiamo una decina di cucchiai di carbone attivo, anche un po' di più in questa colonnina che ha diametro 3,5 cm, e passiamo a filtrare. È importante questo passaggio, toglie gli odori cattivi. Vedete nell'imbuto c'è anche del cotone perché il carbone era un pochino sporchetto, è la prima volta che lo uso, questo è nuovo. Comunque filtrate anche poi un'altra volta, di nuovo tramite cotone, e verrà limpidissimo. Questo è il risultato finale dopo che ho rifiltrato di nuovo col cotone quello che era stato filtrato la prima volta. Se volete, prima di andare in botte, o non avete la botte, potete aggiungere un'essenza di whisky, ve lo sconsiglio, io l'ho provata, assolutamente no. Una buona soluzione sono le chips di quercia per whisky, indicativamente 7 grammi al litro per un mesetto prima di andare in botte, oppure andate direttamente in botte. Io in una parte metto le chips, una parte direttamente in botte. La botte, mi raccomando, deve essere preparata accuratamente con dell'acqua, ci sono le istruzioni. In tutto ho ottenuto 1800 ml di distillato al 40%, perché un po' si è perso mentre filtravo col carbone attivo. Passiamo quindi a non imbottigliare, imbottare, non lo so. Ci vediamo fra un mesetto, così ci aggiorniamo. Dopo un mesetto vediamo a sinistra quello che è stato nella botte, un po' più chiaro, a destra quello che è stato con le chips, leggermente più scuro. Adesso filtriamo quello che è stato con le chips e lo uniamo a quello che è stato nella botte, mettiamo tutto in botte. Ci vediamo fra 1 anno e 11 mesi, oppure un po' prima. Dopo 2 mesi, ma solo per finire il video, imbottiglio, poi lo rimetterò nella botte. Nonostante siano passati solo 2 mesi, vedete che ha già un bel colore e vi assicuro che è già molto buono. Ecco, io non lo sto facendo, però quando poi lo imbottigliate dovete filtrarlo perché chiaramente è stato nella botte.
Anche questa avventura è finita. Spero di essere stato chiaro, esauriente. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Vi ricordo che c'è un gruppo Facebook sugli alcolici, vi lascio il link in descrizione. In descrizione trovate anche i link su come comprare su Amazon la maggior parte di questi prodotti e utensili che uso, quelli che ci sono comunque su internet, trovate tranquillamente tutto. Vi ricordo l'applicazione, appena sarà disponibile, forse lo sarà già quando guarderete questo video, vi lascio il link. Tramite questa applicazione molto semplice da usare potete tenere sotto controllo tutta la situazione quando fate i vostri alcolici, che siano vino, birra, distillati. Sul canale ci sono già altri video in cui spiego come calcolare più o meno a mano, ma non è la stessa cosa, non è così precisa. Farò anche un video in cui spiegherò bene, benché sia molto semplice, come usare questa applicazione. Benissimo, grazie a tutti, guardate gli altri video sul canale, se siete interessati a questo argomento, soprattutto quelli che riguardano gli alcolici, ce ne sono diversi, trovate il vodka di patate, trovate il brandy, insomma, guardatevi, c'è anche una playlist. Grazie a tutti e ci vediamo presto.